Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Oggi vi farò conoscere questa cosa luminosa della Parkside, lampada LED ricaricabile da lavoro 12 volt, ma venduta senza batteria e senza caricabatterie a 9,99 € dal 13 febbraio 2023 a Lidl. In realtà viene venduta come lampada da lavoro, ma mi lascia un po' perplesso, quindi ora la guarderemo per bene, vedremo tutte le varie caratteristiche. Il modello è PTSA 12A1. Quindi mettiamola sul bancone e vediamo appunto cosa mi lascia perplesso, ma come funziona. Iniziamo. E allora, come vedete ho messo sul bancone altre lampade da lavoro della Parkside. Questa ha dei particolari che appunto mi lasciano perplesso e di cui ora voglio parlarvi. Guardiamo però prima di iniziare la confezione. Una lampada LED ricaricabile da lavoro 12 volt, senza batterie e senza caricabatterie, ma comunque oggi le trovate in vendita. Da questa parte abbiamo una rapida descrizione. Quindi utilizzo versatile in ambienti interni come soffitte, garage o cantine. Impugnatura ergonomica adatta per destrimani e mancini. Morbida impugnatura antiscivolo, indicatore di ricarica della batteria a 3 livelli, LED con luce da lavoro bianca fredda, con interruttore on-off, flusso luminoso massimo 120 lumen, potenza 1 watt, durata di funzionamento della batteria 12 volt 2 A circa 16 ore, compatibile con tutte le batterie della serie X12 VTIM, batteria consigliata 12 volt 2 A, ma si può utilizzare anche quella da 4 A, anzi ne prolungheremo l'autonomia. Batteria e caricabatterie non comprese, ma comunque disponibili separatamente, batteria senza caricatore ordinabile tramite servizio clienti, quindi se non le avete trovate potete chiamare servizio clienti o comunque nel manuale di istruzioni è spiegato tutto per bene. E qua sulla destra possiamo leggere che questa torcia non è adatta per l'illuminazione degli ambienti. Perché non è adatta? Perché le torce, per poter essere adatte, almeno così mi ha spiegato un utente che ha commentato come fate voi sotto al mio video, specificando e chiarendo questo dettaglio, le torce per poter essere adatte all'illuminazione degli ambienti interni devono avere una certificazione. Il tipo di certificazione si chiama CRI e si riferisce al tipo di rifrazione della lampada. Utilizzandolo all'interno non accade nulla, però la certificazione richiede un iter burocratico che in questo caso non è stato ritenuto necessario. E adesso però guardiamola per bene da vicino. Guardiamo quindi come è fatta. Tutto quello che vedete di colore nero è in gomma ed è una gomma effettivamente morbida. Nella parte frontale questa gomma attutisce anche gli urti e sporgendo leggermente evita che si possa rompere pure il vetro. Da questa parte abbiamo il tasto di accensione e spegnimento, anche questo gommato con un ottimo grip. Questo invece è l'indicatore del livello di carica di batteria e non abbiamo nient'altro. La parte bassa pure gormata, parlano di una buona ergonomia, in realtà è semplicemente quasi un cilindro, non ha nulla di ergonomico. Comunque si inserisce la batteria nella parte posteriore. Nel mio caso non entra perfettamente, però sicuramente con l'utilizzo diventerà più scorrevole. E per accenderla basta semplicemente premere il tastino e la torcia si accenderà, emettendo questa luminosità che effettivamente dobbiamo riconoscere hanno dichiarato 120 lumen, quindi non mi immaginavo di avere chissà quale luce. È anche diffusa in modo corretto perché al centro ha una luminosità maggiore che ci permette di concentrarci su eventuali dettagli e poi ha questo alone che illumina anche lateralmente, quindi come fascio luminoso va bene. Cosa che mi lascia perplesso? Allora, è una torcia da lavoro, il tasto è gommato, va bene, però se io sto utilizzando i guanti ho bisogno di prendere la torcia al volo, non devo stare 2 ore a cercare dove sia il tasto, pure perché si presume che se io sto cercando la torcia si ipotizza che ci sia buio, quindi il tasto non lo intercetto rapidamente. Se fosse stato un pochettino più sporgente l'avrei intuito e trovato molto più facilmente, anche con i guanti da lavoro. Però una volta che prendo la torcia per illuminare la zona nella quale sto lavorando rimango con una mano occupata perché non ho modo di utilizzarla. Dovrei poggiarla, ma se sto lavorando in alto la torcia sta puntando in giù, quindi non riesco a utilizzarla. A differenza di queste che ho messo appositamente sul bancone, che mi permettono di orientare la luminosità come mi necessita nel punto in cui ho bisogno, quindi orientabili e facilmente utilizzabili. Posso utilizzarla solo poggiata sul pavimento oppure in modalità candela, in modo da diffondere la luce verso l'alto e quindi raggiungere, diciamo, per quanto una luminosità così bassa possa permettermi di farlo, anche nella zona nella quale sto lavorando. Ma non è adatta perché 120 lumen, per quanto possa la luce riflettersi sul tetto e poi di conseguenza diffondersi nella stanza, sicuramente non avrà una luminosità così alta, non mi consentirà di lavorare bene al buio. Se avesse avuto anche dei magneti, come per esempio questa, che ci permette di posizionarla comodamente su una superficie metallica, o anche questa che ha i magneti sulla base, saremmo stati molto più avvantaggiati. Anche questa ha un piccolo gancio sulla parte superiore che ci permette di appenderla, quindi più che torcia da lavoro la chiamerei una semplicissima lampadina con batteria intercambiabile. Non ha nulla che mi faccia pensare che questa possa andare bene come torcia da lavoro. La vedo benissimo per chi vuole avere una lampada a portata di mano che non
non costa tantissimo, anche se queste non costavano molto di più, ma sono molto più comode e sicuramente utilizzabili in modo da sfruttarle meglio. Però comunque con 9,99 € si potrebbe avere una lampada da tenere in macchina, da utilizzare in diverse circostanze, ma ripeto, non è una lampada da lavoro. Tra l'altro, se stiamo lavorando in un ambiente che sicuramente, essendo ambiente da lavoro, non è il pavimento di casa, potremmo essere in esterno, potremmo essere in discesa, e per la forma che ha, se la poggiamo rotola via. Quindi non è sicuramente la torcia adatta per essere chiamata torcia da lavoro. Anche spingendola poco, come vedete, continua a rotolare, e siamo su una superficie piana. Se cercavate una torcia per fare un po' di luce va bene, ma se cercavate una torcia da lavoro da portare in cantiere o che vi potesse servire mentre state lavorando, questa non avete dove metterla, potete metterla sotto l'ascella e lavorare in questo modo. Sicuramente non potete lavorare orientando il fascio luminoso nel punto in cui vi serviva. Io quando l'ho comprata ero convinto che questa parte si potesse reclinare, ma a questo punto, ormai avendola comprata, mi sa che farà compagnia a queste altre, ma non sarà mai una torcia da lavoro che potrei sfruttare e utilizzare come ho fatto con queste fino ad ora. Adesso però facciamo un paio di prove al buio, voglio farvi vedere effettivamente come illumina sia in interno che in esterno. Iniziamo quindi dal mio laboratorio, facciamo questa prova illuminando come faccio con le altre torce di fronte a me. Quindi direttamente massima luminosità, quindi 120 lumen, come vedete abbiamo questo fascio luminoso che si concentra un po' al centro, quindi ci permette di osservare in questo caso il casco da saldatore, ma ci permette di vedere anche lateralmente. Quindi se io rimango con la luce puntata sul casco da saldatore riesco a vedere anche in alto e anche lateralmente il bancone eccetera, ma è una luminosità comunque bassa, 120 lumen va benissimo, ma ripeto, all'interno di piccoli ambienti, nell'abitacolo dell'automobile e poco altro. Sicuramente non ha una grande luminosità, quindi come torcia, se vi accontentate di questa luce va bene, se cercate altro pensateci. Ora facciamo qualche altra prova e poi vi dico anche un altro dettaglio per quanto riguarda l'impugnatura e l'ergonomia. E allora adesso siamo in esterno, qua c'è buio, quindi l'accendo e come vedete per illuminare il percorso di fronte a noi può andare bene. Spostiamoci adesso in un angolo fra due macchine e vi faccio vedere come in questo caso riusciamo a vedere, per esempio, sicuramente si riesce a vedere quello che così non riusciamo a vedere. Quindi emette una luce sufficiente a fare qualcosa da vicino. Però se io volessi fare un cambio gomme, in questo caso guardate, dato che il cono luminoso è diretto verso il basso, come vedete innanzitutto rotola e quindi non riesco a posizionarla con facilità, e qua la pendenza è minima, quindi se io la posiziono in quest'altro modo e la lascio, ecco, va via, ciao torcia. Comunque riesce ad illuminare metà della mia ruota, non mi è sicuramente comodissima per fare un cambio gomme e questo sicuramente non è un vantaggio, quindi si dovrebbe utilizzare con qualcuno che ci dia una mano, punti la torcia dove abbiamo bisogno o trovare qualcosina insomma che non la faccia arrotolare, perché così non è proprio il massimo. Per quanto riguarda la luminosità, per questo tipo di utilizzo può andare bene, ma se vi serve per fare altri tipi di lavori, allora secondo me non è adatta. Per quanto riguarda la distanza, beh, dai, lasciamo perdere, 120 lumen riescono ad illuminare a malapena, sicuramente non è una torcia da utilizzare da lontano, semplicemente un punto luminoso che ci può tornare utile solo in alcune circostanze. Non è una torcia tattica che deve raggiungere chissà quali distanze, una piccola lampadina, appunto come ho detto più di una volta, per illuminare da vicino con un fascio grandangolare che si concentra di più nella zona centrale. E mentre stavo facendo le prove in esterno mi sono reso conto pure di un altro particolare. Non è ergonomica, ve l'ho già detto all'inizio. Per poterla utilizzare siamo costretti ad impugnarla in questo modo, quindi il nostro polso durante il cammino punterà praticamente quasi verso l'alto o in base alla nostra postura leggermente di fronte. Sicuramente non illuminerà a terra, quindi per poter illuminare a terra o dobbiamo piegare completamente il polso, e per pochi secondi va bene, ma per una camminata di qualche minuto sicuramente non va bene, oppure dobbiamo utilizzarla tenendola così nella parte posteriore. Non è proprio il massimo. Se avesse avuto il fascio luminoso puntato leggermente verso il basso, oppure se fosse stato orientabile, questa torcia sarebbe stata fantastica. Così invece, come ho detto poco fa, va bene, ma mi lascia un po' perplesso, c'è qualcosina che mi fa storcere il naso. E quindi che cos'è?
è la cosa luminosa, non è una lampada da lavoro, ma per 10 euro ci sta. Per 10 euro una lampada di questo tipo, che comunque emette una quantità di luce giusta per utilizzarla in casa, e non è secondo me una lampada da lavoro, perché l'unica cosa che mi fa storcere il naso non è la lampada, è il fatto che non sia una lampada da lavoro e loro abbiano scritto lampada da lavoro. Per il resto, come lampadina, avendo pure la batteria intercambiabile che ci permette di utilizzarla rispetto a tante altre, sia quelle tattiche che non tattiche, che ci richiedono di doverla ricaricare, quindi se la batteria è scarica dobbiamo tenerla lì in stand by finché non si ricarica. Questa invece ci permette di rimuovere la batteria, mettere la batteria carica mentre l'altra si sta ricaricando e continuiamo ad utilizzarla. Quindi come lampada va bene, non va bene il fatto che la chiamino lampada da lavoro, e se voi l'avete comprata per quello scopo dovevate sapere questi dettagli. Per il resto per casa va bene, io ormai l'ho comprata e me la tengo, sono contento anche se non sono felicissimo, quindi che dirvi, valutate voi se può fare al caso vostro, in base all'utilizzo che dovete farne deciderete se andarla a comprare oppure lasciarla dove si trova e dare la possibilità a chi invece cerca una lampada di questo tipo di trovarla disponibile. Non mi rimane quindi che ringraziarvi di aver visto questo video fino in fondo, vi invito ad iscrivervi al mio canale, mettere mi piace qua giù cliccando sul pollicione in su, cliccate anche sulla campanella per attivare le notifiche e ci vediamo tutti nei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!